Il protagonista di oggi è l'Amaranth Cobb 60X, che è una luce LED piccola, potente, silenziosa e diciamo non ci allarghiamo a dire economica, ma comunque con un prezzo ragionevole. Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questo inventario parliamo di questa piccolissima luce della Aputure che è pensata soprattutto per videomaker, youtuber o anche produzioni più piccole che hanno bisogno di luci di qualità senza però arrivare alle esigenze di produzioni cinematografiche dove solitamente servono dei fari che riescono a competere con la luce del sole. Al momento della pubblicazione di questo video, l'Amaranth 60X si trova a circa 340 euro su Amazon.it oppure in preordine a 250 euro sui vari distributori italiani. Il preordine, almeno al momento, annuncia che intorno alla metà di giugno dovrebbero cominciare a essere disponibili. All'interno della confezione di polistirolo, che possiamo anche utilizzare come valigetta, troviamo la luce, un riflettore con un materiale diffusore, un adattatore per due batterie Sony NPF, l'alimentatore per la corrente, un cavo di alimentazione piuttosto lungo e infine uno snodo per stativi. La caratteristica indubbiamente più interessante di questa luce è il fatto che sia così piccola e la cosa buona è che oltre che essere piccola ha una ottima resa cromatica di più di 95 e non è molto rumorosa, vedremo tra un attimo un test sulla rumorosità, e ha tutta una serie di piccole funzioni che la rendono davvero molto pratica da utilizzare. Infatti dalle prime pubblicità che al tempo ho visto di questa luce ho subito capito che era la luce che faceva al caso mio. Come sapete, finora ho sempre utilizzato delle luci a pannocchia che hanno un costo abbastanza accettabile, ma hanno sempre avuto il problema di da una parte non essere abbastanza luminose, essere un po' ingombranti e soprattutto avere una resa cromatica abbastanza scadente. Con questa luce invece tutto questo cambierà. Di questa nuova serie di luci prodotte dalla Aputure esistono due modelli attualmente, l'Amaranth 60D e l'Amaranth 60X che ho in mano in questo momento. L'Amaranth 60D, la D suggerisce il nome Daylight, è una luce soltanto con una temperatura colore a luce diurna, è leggermente più potente rispetto all'Amaranth 60X, ma dobbiamo sapere se abbiamo bisogno o meno di anche altre temperature colore. L'Amaranth 60X invece è bicolore, può passare tra i 2700 Kelvin, quindi una luce molto arancione, a 6500 Kelvin, quindi una luce molto blu. E questa sicuramente come variante per delle piccole produzioni che non sanno mai bene dove andranno a registrare può essere comodo perché appunto avendo la possibilità di passare anche alla luce a incandescenza possiamo decidere se utilizzare anche la luce magari che è già presente in una stanza. Per l'alimentazione abbiamo visto che possiamo alimentare questa luce attraverso la corrente elettrica, che è sicuramente molto comoda quando siamo in interno, ma volendo possiamo anche alimentarlo attraverso le batterie, scegliendo sia le batterie con attacco V-mount, che sono un po' uno standard nel cinema, sia delle più diffuse batterie dello standard Sony NPF, utilizzando questo adattatore che si aggancia di lato alla nostra luce e si collega alla porta di alimentazione. Montare e utilizzare questa luce è semplicissimo, abbiamo sotto un'avvitatura classica fotografica alla quale possiamo attaccare lo snodo incluso nella confezione, dietro troviamo il tasto di accensione, l'attacco per l'alimentazione, il tasto di sgancio della batteria e il piccolo joystick rosso che possiamo ruotare o premere per controllare tutte le funzioni. Se accendiamo la luce vediamo che di lato abbiamo anche un piccolo schermetto che ci dà le informazioni che ci servono, che sono il Bluetooth, la potenza e la temperatura colore che stiamo utilizzando, in questo caso che ho il 60X. Per cambiare i valori possiamo ruotare la ghiera oppure possiamo premerla per fare salti, nel caso della potenza, di 20 in 20. Prima ero a 1%, invece adesso posso arrivare velocemente a 100%, che consiglio di non guardarlo direttamente. Una cosa molto buona di questa luce è il fatto che la potenza può essere regolata
limitata anche a valori molto bassi. Solitamente non c'è questa libertà e le luci tendono a saltare da 0 a 10 o da 0 a 20%. Invece in questo caso possiamo controllare più di fino anche le potenze minime. Per esempio in questo caso potrei mettere la luce a 1%. Per cambiare la modalità in questo caso e andare alla temperatura colore mi basta tenere premuto un attimo il joystick e di nuovo se premo faccio salti più alti di temperatura colore e se ruoto invece faccio delle variazioni più delicate. In questo caso direi di metterci su 2700 Kelvin e magari aumentare un po' la potenza per cambiare un po' il look di questo video e avere un video un po' più interessante come sfondo, e vedete che il passaggio è perfetto in quanto a illuminazione. Chiaramente non vi consiglio di solito di tenerlo così vicino perché vedete che ho tutta questa luce addosso, ma questo mi suggerisce di parlare dei modificatori, e anche questa è una cosa molto importante che depone a favore dell'Amaran 60X. Infatti l'attacco che abbiamo davanti, a differenza di altre luci più economiche piccole LED, questo attacco qui davanti è un attacco Bowens, uno standard Bowens che si riconosce perché è fatto con queste tre linguette che escono di lato. Questo vuol dire che se a casa avete altri modificatori con attacco Bowens o in giro li trovate anche su internet, è molto più facile trovare e cambiare modificatore alla luce che stiamo utilizzando. E ho colto la palla al balzo per farvi vedere l'aspetto dei riflettori incluso con l'Amaran 60X e l'Amaran 60D. L'avevo già letto su altre recensioni, ma ho avuto modo di capirlo anche di persona, che questo riflettore crea un hotspot, una zona centrale troppo netta rispetto al resto, quindi in qualche modo la transizione che c'è tra il punto più luminoso e l'esterno è un po' troppo immediata e si forma questa specie di pallettone. Questo si può mitigare utilizzando il diffusore che viene incluso insieme alla luce, che vediamo al prezzo di rendere un po' più diffusa tutta quanta la luce, comunque elimina questo alone centrale. Un'altra cosa che vi volevo far notare è il fatto che il microfono si trova qui sopra, eppure probabilmente non riuscite a sentire, o se lo sentite appena appena, il rumore della ventola di questa luce. Per piccole produzioni, di nuovo, è importante avere delle luci che non facciano troppo rumore, perché in una stanza piccola, se ci cominciano a essere tutti i suoni di ventole delle varie luci, probabilmente si sentiranno nell'audio e possono creare parecchi grattacapi a chi poi deve fare il montaggio. Invece di parlare di valori come lux e lumen che possono sempre un po' confondere, ho deciso di farvi vedere un esempio direttamente di come utilizzerei questa luce per fare uno dei miei video. Al posto dell'Apollo Orb con le luci a pannocchio ho messo l'Amaran 60X con una softbox 60x90 cm che potete vedere qui al bordo dell'inquadratura. L'ho messa in verticale a una distanza dal materiale diffusore, diciamo di poco più di 1 metro, e se vado a prendere una misurazione con l'esposimetro posso vedere che a ISO 640, tempo di scatto 1/30 di secondo, ho un valore di F di F4.5 e questi sono gli stessi valori che ho utilizzato fino a poco fa. La cosa buona è che però, nonostante che sia così piccola, questa luce al momento è solo al 25% e grazie al collegamento Bluetooth e all'app Sidus Link posso controllarla a distanza, e quindi posso metterla a piena potenza e al 100% con 1/30 di secondo e ISO 640. L'F che ne esce fuori è F9.0. F9.0 vuol dire che se io abbassassi l'ISO potrei arrivare, per mantenere F4.5, a ISO 160, quindi potrei usare tempo di scatto e apertura del diaframma che utilizzavo poco fa, però con un ISO sensibilmente minore che mi permetterebbe di avere molto meno rumore nell'inquadratura. Adesso torniamo al 25% e per quanto riguarda l'app può controllare più di una luce e diversi tipi di luce, con anche degli effetti speciali come per esempio il caminetto, i fuochi d'artificio e così via. Diciamo che per queste luci che sono bicolore o monocolore come il 60D non hanno molto senso di solito
questi effetti speciali, ma sicuramente se abbiamo un pannello LED o una luce multicolore, a quel punto comincia a essere molto divertente utilizzare questo tipo di app per creare un set interattivo che possiamo controllare direttamente dal telefono. E il fatto che possiamo controllare la luce dal telefono ci permette anche di utilizzare un po' più comodamente quel tipo di modificatori come le softbox a ombrello che solitamente rendono un po' complicato riuscire ad accedere alla luce. Un'ultima cosa molto importante che dobbiamo sapere su queste luci è che, essendo la qualità costruttiva diciamo mediocre per riuscire un po' ad abbassare il prezzo, quindi c'è molta plastica rispetto al metallo, non possiamo utilizzare modificatori che pesano più di 2,5 kg. Se vogliamo utilizzare dei modificatori ancora più grandi ci conviene attaccarli non direttamente alla luce ma usare magari uno stativo aggiuntivo. Come sempre, per dubbi o suggerimenti potete scrivermi su carlo@player2.com, potete seguire Player 2 Lighting sui vari social. Mi raccomando, iscrivetevi alla newsletter di Player 2 Lighting e visitate il sito a player2.com e il forum a player2.com/forum. Di questa luce probabilmente ne parlerò ancora, soprattutto nei vlog che sono quelli più orientati sulla parte video, ma per oggi è tutto. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo.